Buon pomeriggio, buonasera, buon pomeriggio. Anche quest'oggi siamo in diretta come promesso e siamo anche quest'oggi. Cazzo, Andrea Discoveries era là che aspettava e partiamo sempre con qualche minuto di anticipo così vi lasciamo il tempo di ingranare, di arrivare. Botti, ciao Botti. Bravi, bravi raga, oggi sarà una diretta veramente importante con un produttore della Madonna e abbiamo l'onore di avere con noi Federico Ascari, ragazzi. Niente po' di meno che Federico Ascari, salve buon Botti. Salutiamo anche Fred dei Next Time Mr. Fox. Ed è appena arrivato Fed, per cui lo aggiungiamo immediately. Tac. E possiamo finalmente andare in diretta. Spengo anche i monitor così non fanno fruscio. E ci siamo. Ciao Ciao ragazzi, Fede! eccoci. Mi senti tutto a posto? Ti sento, sì, sì. Voi mi sentite bene? Bene. Sì, sì, tutto Bene. perfetto, grande, grande. Oh, stavo dicendo che è un piacere averti qua con noi. Grazie, è un E piacere mio. non ci siamo neanche mai parlati, mai visti, però comunque sappi che ho sempre avuto grande stima del tuo lavoro, ho ascoltato tantissime band che hai prodotto e devo dire tanto di cappello, veramente Grazie mille. complimenti. Ho ascoltato anche recentemente le produzioni che hai fatto tra l'altro ai Defamed, se non sbaglio. Sì, esatto. E poi ho letto recentemente, correggimi se sbaglio, forse l'ho letto proprio da te, che hai Sì, fatto anche hai prodotto anche l'elettronica dei pezzi dei Within Destruction, può essere? esatto, sì, sì, sì. È stato un lavoro molto lungo e intenso perché oltre ai pezzi che sono già usciti ne usciranno altri Ok, e praticamente ho curato tutta la parte di elettronica, effetti, beat, quel tipo di cose lì. È stato molto divertente, figo. molto creativo perché ho potuto fare delle cose strane che A, a pro- sentirete presto. a proposito di creatività, io ho visto anche alcuni progetti, mi viene in mente che hai anche un duo molto figo con Gabriele Catoni, correggimi se Sì, sbaglio, e, corretto. e vi ho ascoltati e vabbè, non ho niente da dire, cioè, in quanto a elettronica, il mondo dei sintetizzatori, minchia, cioè, ti faccio veramente i complimenti perché le produzioni che hai fatto uscire sono veramente incredibili, per cui complimenti, ma partirei Grazie intanto mille. con le prime domande, soprattutto tanti si chiedono un po' qual è stato il tuo percorso, cioè come sei arrivato un po' a quello che sei adesso, che comunque possiamo dire che sei uno dei produttori più importanti che abbiamo nella scena core, per cui tanti si domanderanno, caspita, ma come ha fatto ad arrivare al punto in cui è adesso, a tutti questi investimenti, queste cose, da dove parte Federico Ascari? Ok, allora guarda, cerco magari di non farla troppo lunga. Comunque, io ho Certo, iniziato a suonare, parto in realtà da quando ero piccolino. certo, Io, certo, io ho certo. iniziato a suonare quando avevo 6 anni, ho iniziato a suonare il Caspita, piano alla scuola di musica della mia città e ho preso lezioni di piano per circa 5 o 6 anni. In realtà mi piaceva e non mi piaceva, nel senso che mi è sempre piaciuto l'ambiente della musica, ascoltavo certo, volentieri, però non lo so, non era del tutto il mio strumento, il mio ambiente, non mi certo, trovavo proprio. certo, certo. E quindi niente, dopo qualche anno, quando ho iniziato ad andare alle medie, ho cambiato un po' ambiente completamente, ho iniziato a prendere lezioni di chitarra. Ok, E in realtà il fatto di aver suonato il piano da piccolo mi ha stra aiutato negli anni, quindi è una cosa che se tornassi indietro rifarei e probabilmente continuerei ancora più a lungo, perché sia a livello tecnico che a livello di solfeggio, teoria e certo. tutto quanto, per me è stata una cosa che mi ha proprio semplificato la vita in tutto quello che ho fatto da quel momento in poi. Quindi ho preso lezioni di chitarra e poi di basso perché non mi sapevo decidere, mi piaceva un po' di tutto. Vabbè, che è una No, cosa beh, che, certo, giusto. è una cosa che per me è rimasta costante negli anni, il voler fare mille cose diverse. E quindi niente, ho appunto preso lezioni di chitarra e basso, mi sono unito a diverse band nel corso degli anni Tra l'altro, e una mia curiosità è stata, ma sì, tu, cioè, perché io ti ho sempre visto come un produttore, ma hai avuto anche dei progetti in cui eri chitarrista, eccetera, oppure no? Perché non ho sì, mai... io sono stato principalmente bassista nei gruppi Ok, con cui ho suonato e il gruppo core con cui ho suonato e con cui è iniziato un po' questa mia avventura in questo genere sono stati i Call Me Deceiver.
E Ok, abbiamo suonato assieme dal 2012 al 2015, quindi caspita. non è stata una cosa lunghissima, cioè relativamente breve, però erano gli anni un po' d'oro della scena, quindi Infatti, infatti. in realtà è stato molto divertente perché abbiamo avuto la possibilità di suonare con tutti quei gruppi che poi sono diventati nostri e miei amici successivamente. E, abbiamo suonato anche con tante band importanti del panorama Certo. all'epoca, gli Oops Die Last, gli Upon This Dawning, My Breathing Caspita. Harmony, Till the Last Breath, tutti quei ragazzi lì che erano un po' il Eh sì, fulcro della... erano gli anni, tra l'altro ho visto proprio Pio Esatto, che ha fatto recentemente una esatto, diretta nel ieri. quale, esatto, nel quale parlava proprio delle band che c'erano in quegli anni lì d'oro e devo Sì, sì, dire sì. che siete stati anche, diciamo che è stato anche, possiamo dire anche un periodo che ti ha dato modo anche di prenderti i primi clienti, possiamo metterla così? Assolutamente sì, perché io sì, ho iniziato a registrare o comunque a capire come funzionavano le cose proprio mentre stavo entrando in quel gruppo, quindi fine 2011, inizio... in- The end. eh, Grande. adesso arrivo anche a loro. Eh, Certo. Vai, dicevo, ho vai. iniziato circa a guardare queste cose di registrazione tra il 2011 e il 2012, quindi intanto che suonavamo live, io ovviamente conoscevo persone, quindi i ragazzi delle altre band, Certo. diventavamo proprio amici al di fuori del semplice condividere il palco. E pian piano quindi ad alcuni di questi ho proposto se volevano magari registrare un pezzo, come è successo ai The End at the Beginning, che sono Infatti. stati un po' il mio primo gruppo con cui ho iniziato in questo ambiente. Li avevo trovati su internet, è andata così la cosa che io li ho trovati Mm, su internet. Avevo sentito una loro demo che mi era piaciuta e gli ho offerto di mixargli un pezzo e quindi ci siamo conosciuti, il pezzo gli è piaciuto e tra l'altro non è neanche uscito perché gli era piaciuto e hanno deciso di fare tutto il disco assieme, quindi caspita. la primissima demo non uscì nemmeno. E niente, quindi con loro si è creato poi un rapporto che è andato avanti negli anni, infatti è anche uscito ieri l'altro, se non sbaglio, l'ultimo Sì, loro pezzo che vi e consiglio la cover di The Witcher, giusto? esattamente, che vi Sì, sì, consiglio di ricordo, andare a ricordo. vedere. E quindi niente, con loro è stato appunto il primo, loro sono stati il primo gruppo della scena core con cui ho collaborato e il primo disco appunto loro ha ottenuto dei buoni risultati nell'ambiente perché erano bravi a promuoverlo, erano bravissimi a suonarlo Sì, mi e dicevano, perché sono andato in diretta anche con loro, e mi sì. dicevano appunto che in quegli anni lì c'erano loro e gli Sharks che stavano spingendo un sacco online, mi Mhm. parlavano di Twitter, che addirittura loro sono È esplosi vero. tramite Twitter, e robe. Sì, 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 mi ricordo. Sì, sì. Posso confermare tutto. Sì, le cose giravano molto bene. Sì, sì. E quindi mi ricordo che in quei mesi in particolare loro hanno fatto un bel salto da proprio band locale a una delle band abbastanza, non so, in vista Sì, nella scena core. assolutamente. Quindi molto lentamente, dico molto lentamente perché purtroppo secondo me è cioè il riuscire a produrre tanti gruppi, tanti artisti è una cosa che non si riesce a velocizzare, cioè ha i suoi tempi. Certo. Non so come spiegarlo, però non è Cioè, che fai un... posso capirti perché ti ripeto, io lavoro nell'ambito del service, ho il mio Sì? service che ormai, boh, vabbè, con la situazione attuale, vabbè, vedremo, però Mm, comunque sono anch'io nella scena da 4-5 anni e di anno in anno fai 6 piccoli passettini perché esatto. comunque accaparrarti il cliente nuovo, la sagra nuova piuttosto che la band nuova da seguire è un processo che non fai in 5 minuti, ci vogliono mesi, devono conoscerti, quindi capisco non sia un processo veloce, ecco. Esatto, e anche se fai un disco che spacca e ottiene buoni risultati e suona benissimo, comunque ci vuole tempo, è Certo. normale. Per cui niente, dicevo che lentamente ho iniziato a collaborare con tanti altri gruppi del genere e non. E ovviamente prima a livello locale, poi sempre un po' più esteso, quindi adesso collaboro con gruppi da tutta Italia e anche alcuni gruppi esteri, quindi Tra questo è l'altro stato il percorso. mi diceva proprio Nicolas, l'altro ragazzo di Core Crew,
io ti ho sempre visto nella scena core, nel senso che le produzioni tue che ho sentito, che sono molte, le ho sentite però prettamente nella scena core. Tu hai anche prodotto altre band fuori dal genere, se vuoi farmi due parole, perché Sì, anche io sono un po' all'oscuro di ciò, ecco. certo. Allora, diciamo che col fatto che io ho iniziato appunto con band di questo tipo, è un po' la maggior parte della mia clientela, ma Boh, certo, semplicemente perché è appunto quello in cui ho iniziato, quindi si è evoluta naturalmente in questo modo. A me piace produrre e mixare tutta la musica, in generale tutta la musica dal pop al metal, certo, elettronica, alternative, indie, pop, punk, cioè tutto quello che è in quella sfera lì. certo. E quindi sì, negli anni ho fatto anche alcuni artisti di quei generi, magari hanno avuto un pochino meno, come dire, risonanza perché sul mio sito ci sono, non so, 80% di lavori metal e 20% del resto, Ok, ok, certo. però è una cosa che mi piace fare, che faccio volentieri e che in futuro vorrei anche espandere perché mi incuriosisce. Tra E, l'altro, proprio a riguardo, dato che stiamo parlando un po' di generi e mi piace fare nomi, mhm. due band, se dovessi dire due band, la più bizzarra e la tua preferita in assoluto per vari motivi che tu hai prodotto, quale band diresti? No, non posso dirti la mia preferita anche perché in realtà No, cioè, dico, ma non parlo di preferita nel senso a gusti, parlo proprio mhm. del piacere nell'aver lavorato con questa band, insomma, come ti sei Ok, trovato a lavorare, ok. eccetera. Beh, io alla fine, cioè, creo anche un rapporto personale un po' con tutti, quindi con Certo, tutte le band con cui lavoro sono amico in modi diversi, cioè è certo, chiaro certo. che a seconda delle persone ci si prende di più o meno. Allora, eh, ti posso dire, perché ne ho fatti davvero tanti, quindi adesso non vorrei neanche lasciare fuori No, qualcuno, però no, ma figurati, figurati. e mi sono stradivertito a produrre l'ultimo EP dei The Famed Ok, perché ci anche può con stare. loro, ma perché con loro, sai, li conosco da prima che facessero An Epilogue to the Arrogant, che è quel singolo che fece con Certo, quello con i Numeroni. droni in sulfur, certo. Esatto, che tra l'altro quel pezzo lì venne registrato nel salotto della mia casa in affitto quando facevo l'università. Per cui, Caspita. eh, E poi arriviamo anche lì, tra l'altro, vai, vai. ok, dicevo che niente, loro li conosco da anni, abbiamo fatto tutti questi lavori assieme e c'è proprio un rapporto di amicizia e quando sono venuti in studio a fare l'ultimo EP, cioè praticamente ridevamo dall'inizio alla fine, è stato Immagino. stradivertente. Poi l'EP è anche venuto bene, o comunque il materiale che metteranno fuori secondo me super, però niente, con loro mi stradiverto. E di band strane ne ho fatte tante, perché comunque Immagino, in questa sfera, sai, tra prog, tutte queste sfumature, ci sono davvero delle cose matte. immagino. Me ne viene in mente una solo perché hanno rilasciato le cose da poco, che sono gli Mhm. Apple Sauce, che hanno rilasciato Ecco, loro non eh, li conosco, ad esempio. hanno fatto uscire il primo pezzo con Famin Records e hanno davvero Caspita. delle influenze stranissime, quindi Apple Sauce, andatevi lì a sentire, sono strani. Ecco, sono molto contento, dopo me li vado ad ascoltare, mi ricorderò, Ok, boh, su succo di mela è difficile da dimenticare. Comunque, tra l'altro, arrivando un po' al tuo percorso di studi, che sì. chiudendo un attimino il cerchio, io ad esempio mi sono molto appassionato al mondo dell'audio, ad esempio facendo il conservatorio, ho fatto musica elettronica, sto finendo il mio percorso accademico e quindi diciamo mi sono un po' inserito in questo mondo tramite un po' il mio percorso accademico. Tu Mhm. invece il tuo percorso di studi ha influito con quello che hai fatto? Hai lavorato con altri studi prima? Ok, sì, sì e no, nel senso che allora io ho fatto ingegneria elettronica, sono laureato in ingegneria elettronica alla Ok, triennale. Intanto che facevo ingegneria elettronica mi sono reso conto che non mi piaceva particolarmente, quindi immagino. finita la cosa, finita la triennale, praticamente ho trovato questa magistrale che era a Como, quindi mi sono trasferito a Como Ok, per 2 anni ed era una magistrale in ingegneria informatica specializzata sul suono. Quindi in realtà abbiamo figo. studiato, quello che abbiamo studiato è stato, metti 50% pure ingegneria informatica e 50% tutto quello che è informatica applicata all'audio, quindi non so, teoria dei segnali, elettroacustica, acustica degli interni, insomma,
tutto quel tipo di cose, molto più da ingegneri che da certo, fonici produttori. Io ho fatto questa cosa perché appunto avevo finito la triennale, quindi diciamo che volevo finire il percorso di studi, ma deviarlo un po' verso qualcosa che mi interessasse di più. certo, assolutamente. Se ti devo dire che mi ha aiutato particolarmente, non direi, nel senso che quello che faccio ora, che è più una cosa artistica, cioè mix e produzione, è proprio una cosa di, mh, come dire, in cui Sì, sì, entra. è più proprio nella sfera musicale più che nella sfera ingegneristica, ecco, cioè, Esatto, esatto, però sono contento di averlo fatto, primo perché mi ha dato delle basi scientifiche solidissime, quindi tutto quello che certo, riguarda, cioè proprio non solo, vabbè, l'acustica, l'elettronica, l'elettroacustica, sono molto tranquillo da quel punto di vista, quindi raramente ho dubbi tecnici e in realtà l'ho anche voluto fare per una questione di tranquillità mia, perché all'epoca non sapevo neanche se poi sarebbe andata certo. bene e se... ehm, Boh, innanzitutto comunque avere sempre un piano di riserva è sempre utilissimo, poi io credo che la cultura sia strettamente legata al nostro settore, nel senso che soprattutto nel tuo campo, ovvero nell'ambito dello studio di registrazione, avere comunque delle basi solide, tu hai fatto ingegneria, quindi tutta la parte di frequenza di campionamento, il esatto. come funziona una scheda audio piuttosto che un preamplificatore in modo prettamente fisico, magari è una cosa che può darti grandi aiuti, per cui comunque magari Sì, non è sì, sì. strettamente legato, però comunque è un aiuto anche al tuo lavoro, voglio dire, ecco. Certo, no, beh, di sicuro tante cose sono semplificate, ad esempio la mia tesi è stata sull'acustica degli interni, quindi sui Bello, problemi in frequenza negli studi di registrazione, quindi certe cose appunto come dire, me le semplifica parecchio certo. in studio, quindi da quel punto di vista diciamo che non mi ha indirizzato particolarmente, cioè non mi ha dato clienti, non mi ha dato così, però sono contento di averlo fatto perché è diciamo, un completamento giusto Del tuo percorso, ecco, esatto. del tuo curriculum. E a livello di... mi chiedevi se ho collaborato con altri Sì, studi, no, se cose... dicevo, prima di arrivare a quello che è Wave Motion Recordings, sei Ok? passato prima per altri studi oppure No, ti sei dedicato a quello? no, è stata la mia cosa un po' dall'inizio perché diciamo che quando ho iniziato ho cercato in realtà per alcuni anni, proprio sia all'inizio che anche fino a 4-5 anni fa, quando appunto mi sono laureato, quindi poi ho iniziato a lavorare a tempo pieno, ho cercato di fare da assistente in altri studi. Certo, All'inizio inizio ho cercato in Italia, ovviamente, ma giustamente in modo anche comprensibile i vari fonici produttori mi dicevano guarda, non ci servi perché alla fine è sia un discorso di quantità di lavoro che di accessibilità ai luoghi, molti hanno lo studio in casa e altre certo. situazioni, quindi all'inizio non ho trovato studi in cui fare da assistente o lavorare e dopo qualche anno ho provato invece all'estero e in realtà all'estero ho chiesto a delle persone anche di rilievo Certo, e diciamo che la risposta che ho avuto mi ha un po' stupito perché molte di queste persone mi hanno detto che mi avrebbero preso, però quasi tutti mi hanno detto, guarda, la spesa sarebbe consistente perché bisognerebbe trasferirsi quasi senza certo. paga, avere un'automobile, fare praticamente lo schiavo e addirittura un paio di queste persone che io stimo particolarmente, adesso non voglio No, no, fare certo, nomi, non però facciamo no, certo. mi hanno detto che hanno visto quello che io sto facendo qua in Italia e mi hanno detto ti conviene rimanere lì e fare la tua cosa che stai andando bene piuttosto che venire qua ed essere come dire, l'aiutante. Secondo me è giustissimo fare questo ragionamento qua perché comunque tu ti sei creato il tuo, mettiamo, la tua clientela in Italia e comunque sei comunque diventato un punto secondo me di riferimento nelle produzioni di questo genere, ma anche non solo di questo genere, perché comunque i tuoi lavori che è un pregio e devo riconoscertelo, non sono, come posso dire, lo stile di Federico Ascari. Mi spiego meglio. Ok? Non è che quello che esce dal tuo studio è un prodotto statico, è un prodotto che varia di band in band e questa cosa qua ti fa onore, nel senso che riuscire a
trovare il proprio carattere nelle band che produci piuttosto che avere lo stampo di Federico Ascari, secondo me questa è una cosa che ti fa molto onore, ecco. Grazie, grazie. Ci si prova. In realtà penso anche sia la cosa divertente del lavoro, perché bisogna Certo, tirare un po' fuori da ogni band quello che hanno di interessante e metterlo in luce. Cioè, se ogni band avesse lo stesso suono, nessuna di queste sarebbe particolarmente certo. interessante. Per cui, cioè, è anche la parte che rende divertente, Creativo, ecco. esatto, divertente e stimolante il lavoro, quindi ci si prova. E parlando proprio di questo lavoro, io adesso entrerei proprio nel succo della diretta, iniziando a farti un po' di domandine succulente, Ok? partendo da due domande che sono arrivate nel post di ieri. La prima è, questa arriva da Alduin, Mm. il tuo VST di basso che usi di più? Se... Ok, allora bisognerebbe capire se VST intende tipo strumento MIDI, quindi libreria di Sì, sì, suoni. Allora in quel caso uso spesso Inferno Bass di Impact Studios, mi piace figo, molto. Ne figo, hanno diversi, ho anche Nuclear Bass che è quello che è uscito dopo. Inferno mi piace un pochino di più perché è un pochino più tagliente e brillante. Ci sono anche tanti altri strumenti di basso belli, tipo quelli di Submission Audio, Gene Bass che è appena uscito. Non ho ancora avuto il piacere di provarli, ma magari li proverò presto. Quindi fondamentalmente anche un po' per il tuo stile, se tu sei più puntato sul discorso di utilizzare plugin per quanto riguarda basso e quindi suonarlo, oppure sei più in ambito metal, dato che ne abbiamo parlato anche con Francesco per i VST, ovvero Ok. basso MIDI, eccetera. Allora, io essendo nato come bassista, Ok, hai già risposto. no, no, ci ho pensato parecchio a questa cosa e per Eh, me quello che ho visto, almeno comunque nei dischi che ho fatto, è che quando c'è un bassista che spacca, con un basso che spacca e che sa come registrare, quindi ha presente la tecnica della mano destra, certo, eh, ha il polso giusto, eccetera, solitamente è un pochino meglio del basso MIDI. Il basso certo, MIDI è meglio di tutto il resto, cioè quando le, certo, come anche in realtà la batteria, cioè quando ci sono le condizioni davvero ottimali per farlo, ci siamo, spacca e viene bene. In tutti gli altri casi in cui magari il bassista non è il top, il basso è un po' scarso, l'elettronica non è chissà cosa, i pick-up e tutto quanto non sono al top, diciamo che il MIDI è una sicurezza, non si sbaglia. certo, Poi ovviamente dipende anche dal genere, cioè se devi fare qualcosa di un breakdown o comunque qualcosa di molto poco dinamico, sempre costante, le librerie, il basso MIDI, la batteria ti danno un vantaggio, cioè certo. la solidità, l'aggressività, lì vai tranquillo. Se devi fare Alta... qualcosa... Sì, scusami se ti No, no, interrotto, figurati. finisci. Se devi fare qualcosa di un minimo più particolare con slap, tapping, fingerstyle in particolare, allora sì, magari si può andare sul basso vero. Io Esatto, forse è meglio in quel caso lì in, utilizzare non VST. in qualche disco non ti nascondo che abbiamo usato il basso MIDI per le parti plettrate e poi abbiamo registrato, o io ho registrato le parti in fingerstyle o di slap. Quindi Anche il fatto di mixare le due tecniche, c'è proprio, cioè in tanti casi, e questo magari si vede molto di più sui tracking di batteria, mi viene in mente ad esempio alcune produzioni che hai fatto e si sente che in alcuni casi magari le batterie non sono totalmente vere, ma comunque hanno anche il supporto di un campione. Cosa ne pensi a riguardo? che è giusto farlo se il Nel sound senso, richiesto è secondo te, quello. nel senso, secondo te ha senso, soprattutto nel genere core, bypassare se possibile il campione, oppure è sempre un aiuto nelle produzioni che fai, anche come tuo gusto personale, ecco. Ok, allora ti dico che secondo me l'estetica del genere richiede comunque delle batterie fortemente processate. Certo. E normalmente quando i batteristi o le band chiedono un suono naturale, quel suono spesso non è naturale. Eh, Quindi a volte piace un po' il concetto, ma poi in realtà le batterie naturali suonano davvero naturali, ma proprio molto molto. Quindi è davvero comune rinforzare, comunque triggerare in parte o totalmente i fusti. È una cosa che si fa. Io ho fatto dischi con batterie completamente vere, completamente finte, fatte a metà, quindi piatti veri, fusti MIDI, certo. oppure registrate con tipo solo i fusti
naturali e poi solo i piatti separati a metà e ho parzialmente triggerato i fusti. Quindi c'è proprio tutto uno spettro di opzioni a seconda di quello che deve essere il risultato finale. Non ho grosse preferenze, nel senso che, come ti dicevo prima, se ci sono delle condizioni davvero ottimali, mi piace registrare davvero perché è divertente, cioè ti metti lì, fai Certo. tutti i tuoi esperimenti, fai tutto quello che vuoi. Ehm, Però se anche solo lo strumento non è il top, le meccaniche non tengono bene l'accordatura, viene un po' meno la base della cosa. Quindi Certo, quindi diciamo che dipende anche da chi hai davanti, che magari ti trovi una band che ha delle parti di batteria veramente complesse, che rendere effettivamente concrete in studio risulta difficile, allora in quel caso lì magari si opta per delle opzioni o miste o totalmente digitali, ecco. sì, dipende anche poi in realtà da delle cose logistiche, cioè di dov'è la Certo, band, se sono lontane, quanti giorni il dovrebbero venire per tempo, ecco, registrare le certo, batterie, se hanno il budget per noleggiare lo studio, quel numero di giorni, quindi ci certo. sono tutta una serie di considerazioni da fare. Ecco, questo è assolutamente vero. Tra l'altro, rientrando sempre nella sfera batteria, che secondo me è è una curiosità che tanti si vorranno togliere, quando tu microfoni le batterie, innanzitutto, per quanto riguarda il discorso room, per quanto riguarda che microfoni utilizzi, che tecniche usi, hai una preferenza, hai un tuo standard, o anche in quel caso lì vari tanto in base al tipo di band, eccetera? Ok, allora ho una mia preferenza che mi sono sviluppato nel corso degli anni, che tra poco vi posso dire, però cioè, ovviamente si guarda com'è composto il kit e com'è lo Certo, stile del batterista, quindi magari a seconda anche delle necessità sonore si può mettere un subkick sulla cassa oppure no, si può microfonare certo, anche il sotto dei tom, si può fare una room mono, una room stereo, degli overhead spaziati oppure XY o insomma si possono fare tante cose a seconda di dove si vuole andare. certo, Comunque io normalmente il più delle volte cerco di registrare, allora sono abituato col metal a certo. registrare ogni pezzo della batteria, quindi vuol dire che metto normalmente uno o più microfoni su ogni fusto e su ogni piatto. Quindi è Ah, una cosa che se ad esempio hai un batterista che ha 6 piatti fra ride, crash, eccetera, prediligi comunque microfonare ogni pezzo? normalmente sì, a meno che il disco non debba essere particolarmente grezzo, particolarmente Ok, sporco, mi piace averli anche solo per sicurezza. certo, Normalmente, magari, ok, ovviamente ho anche gli overhead in aggiunta, quindi l'ambiente, le alte frequenze dei piatti le posso prendere in modo generale complessivo dagli overhead e poi andare a rinforzare a seconda dei punti con il microfono spot, cioè quello che sta certo, sul singolo piatto. Quindi poi ovviamente se ci sono 8 piatti di cui magari uno splash viene colpito una volta nel corso di tutto il disco, lì si può mettere un microfono a metà tra quello e il ride che c'è di fianco, certo, o insomma certo, si possono trovare delle opzioni. Però sì, normalmente mi piace averli. Poi vado anche a fare un lavoro di pulizia abbastanza preciso in editing, andando magari a tenere appunto tutto quello che sono gli overhead, le room, per avere un'immagine globale della batteria e poi dopo cioè sulle tracce dei singoli piatti posso fare delle automazioni, uso dei gate, certo. quindi vado a mutarli dove non stanno suonando perché altrimenti viene fuori tantissimo rumore di fondo. Quindi sì, questo è quello che faccio normalmente. Poi di solito per parlare dei fusti metto 2 o 3 microfoni sulla cassa, quindi per prendere la parte più, la parte che dà l'attacco, quindi Certo, verso il battente, e anche fuori dal buco per prendere un po' più basse, eventualmente un subkick o comunque un altro microfono che enfatizza le basse frequenze. A certo. volte non lo faccio e triggero soltanto con un suono di sub, quindi dipende anche nello studio in cui sto lavorando che microfoni ci sono a disposizione, quanti canali ho a disposizione. Ehm, e Ma normalmente aspetta, tu hai detto nello studio in cui sto lavorando, nel senso sì. che tu hai una tua sala dove registri oppure ti ritrovi in più circostanze ad andare a registrare le batterie fuori dalla tua zona di comfort, ecco.
Allora, io ho soltanto un mio studio casalingo mio, nel senso che Ok, è il modo in cui preferisco lavorare, cioè anziché investire su uno studio di quelli enormi, fantastici, io ho il mio studio casalingo in cui faccio produzioni e mix, e quindi ho lo stretto necessario, nel senso che ho delle casse ottime, ho il mio camper, ho il mio computer che funziona benissimo, ho certo, le mie poche cose di ottimo livello. certo, Ehm, e per il resto collaboro con alcuni studi e vado lì a fare le registrazioni, cioè le cose un po' più, ehm, come dire, importanti, sia a livello di volume che a livello di numero di canali, certo. o quando dobbiamo provare qualcosa di particolare. Nello specifico, lo studio con cui cioè in cui lavoro più spesso è lo Z Factory di Carpi, quindi della mia Ok, città, è comodissimo perché appunto è qui lì di fianco a vicino, me. insomma. Esatto, che ha una bellissima live room e una regia fantastica con un sacco di roba, quindi semplicemente quando devo fare delle batterie o dei reamp o dei live in studio, cose del genere, si noleggia lo studio per il numero di giorni, le ore necessarie, vado lì a registrare, mi porto i file a casa e li mixo qua. Quindi Questa è una cosa secondo me molto bella, nel senso che ti dà la possibilità, secondo me, di sperimentare anche, nel senso che molte volte magari ti ritrovi in situazioni nel quale vuoi magari provare a mettere più di una room, provare la sì, room mono, o piuttosto che provare un diverso tipo di microfonazione. Poi adesso non so esattamente quanto sia fornito lo studio dove tu vai a registrare le batterie, però magari ti dà la possibilità anche di provare diversi tipi di microfoni, posizionarli in modo diverso. Ecco, a riguardo, ad esempio, tu che certo. preferenze hai dei microfoni che utilizzi di più? Mi viene in mente, ad esempio, sulla cassa, io sono fan del Beta 52, ma non so Mhm. tu, ad esempio. Il Beta 52 mi piace e io spesso ultimamente uso il Beta 91, che è la piastra, quella che si... Bellissimo, bellissimo. Esatto, quella Quello mi è piace il parecchio. microfono da cassa o da studio, secondo me. Esatto, e spesso lo combino o col D6 dell'Audix quando Ok? deve essere qualcosa di parecchio aggressivo o se magari è una cosa un po' più tranquilla, quindi rock, pop punk, alternative, cose del genere, vado sul classico D112 che non si sbaglia mai, mi piace. Io lo odio quel microfono, Ah sappilo. sì? Ma Sì. perché tu fai live? Eh sì, da live, tu credimi, io tutte le volte che ho avuto a che fare con un D112 lo prendevo e preferivo mettere un 57 dentro, Mm. credimi. No, dai, comunque a parte gli scherzi, è un ottimo microfono. Diciamo che da studio ti tira fuori magari certe frequenze più medio-basse che Esatto, magari è più esatto, difficile tirare fuori con un Beta 52, ecco. esatto. Comunque, E scusa, finisci. spesso uso anche sulla cassa un Neumann TLM 49, che Che non conosco. è uno di quelli grossi a condensatore a diaframma largo che ho fatto alcune prove, praticamente prende più basse del subkick della Yamaha classico, cioè Caspita. quando l'ho scoperta sta cosa è stato strano, però effettivamente ha dei sub giganti, quindi spesso lo uso. Bisogna stare un po' attenti perché è condensatore, quindi quando il colpo è troppo forte vado sempre un po' in para, però, Certo. però è molto bello. I Neumann, io ho avuto modo di provare alcuni, tipo l'U87, Mhm. TLM103, TLM102, anche i vari condensatori suoi. I microfoni della Neumann sono dei microfoni fenomenali, alcuni molto personali, però devo dire che sono anche incredibilmente sensibili, per cui immagino che comunque Certo. sia difficile anche tararli. Parlando di Neumann, ma penso che tu ne abbia utilizzati, per voce, tu prediligi condensatori oppure essendo comunque in ambito metal, adesso va tantissimo l'SM7B e Mhm. tanti altri microfoni dinamici, eccetera. Quale delle due soluzioni preferisci? Hai una preferenza per le voci? Dipende dal cantante e da come deve risultare alla fine, come tutte le Certo, cose, però il 7B ce l'ho e ce l'ho sia io che ce l'hanno in studio, lo uso spesso quando il cantante ha proprio un'emissione a livello di volume molto forte, perché è un microfono molto duro, cioè è bello quando riesci a spingergli dentro parecchia aria, certo, altrimenti ha qualche problema perché a livello di gain gliene serve tantissimo, quindi quando il cantante non spinge tanto, dopo devi alzare il volume e viene fuori tantissimo rumore di fondo, certo, quindi in alcuni casi funziona bene, in altri casi, ad esempio per le voci clean, pulite, non sempre lo uso. Si sposa bene solo con certi tipi di certo. voce pulita. Quindi, non lo so, di solito quando sono in studio
se so come il cantante canta e conosco un po' i microfoni che ho a disposizione, vado direttamente a mettere quello che penso sia giusto. Certo. Però sì, spesso uso anch'io l'U87 sulle voci clean, ho usato anche il TLM 103 che mi piace un pochino meno, però è ottimo. Sai cosa io ho Piace. notato del TLM 103? Ho notato che, avendolo usato in alcune circostanze, ho notato che è un microfono veramente tanto caratteristico, nel senso che appena senti una voce registrata col TLM 103 dici, ah, perché ha un suo spettro abbastanza caratteristico, o sbaglio? Guarda, ti dico la verità, non l'ho usato abbastanza volte da essermi abituato al suo timbro, perché quasi tutte le volte che poi l'ho confrontato con l'U87 ho scelto l'U87, quindi... Vabbè, siamo proprio... No, no, beh, certo. Però sì. Poi cosa mi stavi chiedendo? Non mi ricordo più. No, no, sta parlando un po' dei tuoi microfoni Ah, ok, preferiti e ok. stavamo dicendo, certo. Per il resto, ad esempio, su rullante uso spesso, vabbè, il classico 57 che non si sbaglia mai, i 5 dell'Audix mi piace, Sì. vari Sennheiser di ogni tipo che abbiamo in studio. Mhm. Sui Tom non mi fanno impazzire i 421 che usano tutti. Io ad esempio ho comprato un kit di Beta 57 con cui mi trovo super bene. Eh, quelli spaccano. Spesso per i tom vado di Audix perché mi piacciono molto. Anche quelli sono molto belli. E per quanto riguarda i piatti, quasi sempre uso cioè per i microfoni vicini, quindi quelli spot, uso spesso dei condensatori a diaframma piccolo. Certo, In studio abbiamo degli HG, abbiamo degli SE Electronics che pur molto essendo belli quelli. abbastanza economici hanno un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. E per gli overhead uso spesso degli U87, quindi abbiamo la coppia in studio, uso dei 414 HG Fantastici. che mi piacciono molto perché sono un po' più scuri degli U87, quindi spesso li uso. E per le room, lì abbiamo una coppia di microfoni a nastro che si chiamano Blue Woodpecker. Ho capito quali sono, ho capito. Sono fantastici. Sono davvero molto belli, molto brillanti e normalmente appunto ho queste tre coppie di U87, Blue, Woodpecker e HG 414 e me li giro tra overhead e room a seconda di quello che mi va. Eh, Anche conoscendoli anche sai se utilizzare magari dei microfoni un po' più scuri come sono i 414 piuttosto che avere dei microfoni più frizzantini. Quindi un po' esatto. te li giochi come preferisci tu, ecco. Sì, vedo anche un po' come il kit, perché metti che un batterista ha delle batterie che sono particolarmente scure con dei piatti molto grossi, allora magari vado in una direzione, se invece hai dei piatti che hanno proprio tantissime alte frequenze, magari ci metto sopra i 414 anziché gli 87. Certo. Una cosa che non mi piace particolarmente sono le room mono. Ci ho provato tante volte, ma poi nel mix mi viene sempre da usarle poco, cioè... È mm, sempre il discorso dell'aria, cioè io credo che creare stereofonia il più possibile, sia sia nella batteria, ma anche nella voce, ma come anche nei sintetizzatori, sia fondamentale per creare apertura nel mix, per cui lavorare con room mono anche a me mi è capitato un paio di volte e la percezione appunto è di minore apertura, per cui capisco magari è quello il motivo, no? Confermo, sì, sì, no, è esattamente quello. Cioè, normalmente ehm, quei microfoni lì si usano per rinforzare spesso i fusti, per fare una sorta di effetto compressione parallela senza avere una compressione parallela, cioè avere Certo. qualcosa che ti aggiunge del corpo. Però sì, alla fine col fatto che prendono dentro anche tanto ambiente, i piatti e tante altre cose, spesso danno fastidio poi alla pulizia generale. Certo. Arriviamo anche a un punto secondo me critico sul quale si aprono due scuole di pensiero, soprattutto nel nostro genere, che sono gli outboards. Ok. E per Federico Ascari, outboards sì, outboards no, li usi, non li usi, tante volte magari i plugin possono essere d'aiuto, cosa ne pensi? Spaccano, suonano bene. Parlando ad esempio, mi viene in mente tanti, ad esempio, ne parlavo giusto l'altro giorno con un mio amico che era indeciso se comprarsi un compressore
Mm. diciamo il modello quello del CLA. Adesso non Ok. ricordo, non ricordo esattamente come si chiami esattamente il compressore che voleva comprare, Sì, è il però modello dell'LA2A di cui ci sono tanti cloni, tanti esatto, modelli. Ok. esatto. Secondo te ha senso, nel senso, utilizzare un outboard piuttosto che utilizzare la sua versione plugin, ad esempio, Mhm. Sì, in certi allora casi? io uso sempre gli outboard in ripresa, sempre. Cioè, outboard, definiamo un attimo, perché ovviamente un preamplificatore No, no, non outboard parlo della il c'è discorso sempre. sull'amplificatore, magari lo apriamo. Esatto, Ok, magari partiamo anche dal pre, prima di arrivare alle outboards. Io, ok. ad esempio, ho avuto modo di provare l'Avalon piuttosto che l'API in certi casi. Mhm. E tu hai delle preferenze? Utilizzi piuttosto che l'ISA, ad esempio? Sì, sì, come ti dicevo, in studio ne abbiamo abbastanza e anch'io qua a casa mia ho una catena singola per un canale, qualora dovessi fare delle voci o qualcosa. Io qua ho un Capi, che è un clone di un API vintage, Figo, e ho un Distressor come compressore. bellissimo. In studio abbiamo vari API originali, Vintech, che sono cloni dei Nive, abbiamo dei Sutera che sono preamplificatori custom italiani, Bello. abbiamo dei Chandler, abbiamo dei TubeTech, c'è davvero un bel po' di roba. Molto E, assortimento, ecco. esatto, e ti dico che ovviamente il preamplificatore ce l'abbiamo tutti, nel senso che anche quello integrato nella scheda audio è un preamplificatore, quindi di quello non si riesce a fare a meno. Certo. Diciamo che nel grande schema delle cose il preamplificatore cambia poco, cioè ti dà quel 2, 3, 5% in più che riesci a sentire quando hai tantissime tracce che passano attraverso preamplificatori di buona qualità. Ma magari confrontando una traccia non mixata, passata per un preamplificatore buono con un'altra, la differenza è abbastanza ininfluente. Infatti volevo farti proprio questa domanda, proprio perché questa mattina ho visto un video di uno studio che si chiama Red, se non sbaglio, italiano, che Ok, non conosco. confrontava, che confrontava un preamplificatore della Behringer da 40 euro con Mhm. un Avalon, Ok. con in catena un TLM 103 in entrambi i casi e ho detto, "Mm, 3.000 euro per un pre come l'Avalon, non ho mai avuto il piacere di provarlo, però effettivamente quanto senso ha secondo te, per dire, io ad esempio qua ho una UR22C, quanto senso ha attaccare un TLM103 direttamente nella mia UR22C piuttosto che farla passare per un ISA One o per un Avalon piuttosto che su un altro preamplificatore? Ha senso, la spesa è motivata? Allora, penso che il preamplificatore di alto livello sia una delle ultime cose di cui preoccuparsi. Ok, Ti posso dire che ovviamente, cioè, le differenze di solito le senti appunto quando ci sono tante tracce che passano attraverso questi preamplificatori e senti la differenza nel mix sulla somma piuttosto che sulla singola certo, traccia. Devi anche considerare che su YouTube c'è una compressione dati, quindi tu non stai ascoltando un file non compresso, ma stai certo, certo. ascoltando una AC a 320 kbps per secondo o quello che è stato renderizzato nel file. Quindi, ehm, però sì, sono d'accordo con quello che dici e diciamo che ci sono tantissime altre cose che ti danno una differenza estremamente maggiore. Cioè, se cambi microfono, lo senti. Se cambi Certo, preamplificatore, cioè, difficile percepirlo. Diciamo che è più un discorso finale nel momento in cui tu magari ti trovi a lavorare con progetti da 80-90 tracce, nel quale dove è stato ripreso il segnale è importante, ecco. certo, in tutti i casi tu hai una catena di tante cose, quindi hai strumento, preamplificatore, compressore, convertitore, speaker, eccetera. Certo, E da qualche parte ci sarà un collo di bottiglia, quindi ci sono delle cose che ti limitano molto di più, ecco, certo. in generale. Non entriamo in tutto il mondo nerd dei cavi, No, vabbè, perché quello, perché poi lì meglio di poi no. ci esplode il cervello, Meglio di ecco. no. Comunque, per rispondere velocemente alla tua domanda, a Vai, me piace scusa. molto usare outboard esterni, quindi anche compressori e anche equalizzatori in ripresa. Quindi Certo. quando registro delle voci le sto già comprimendo, a Mm. volte le sto già equalizzando, quindi quel tipo di cose lì le faccio in ripresa per sfruttare proprio il carattere dell'outboard, quindi prendere il buono dell'analogico. Certo. In mix non,
non lo faccio quasi mai perché c'è tutta una serie di considerazioni da fare, ovvero se sto passando attraverso dell'outboard, ovviamente devo avere un numero di outboard pari al numero di tracce che gli devo passare dentro. Quindi, certo. ok, c'è il discorso conversione, quindi si aggiungono cavi, si aggiungono proprio conversioni aggiuntive analogico-digitali, si aggiunge il fatto che poi certe tracce devono essere messe in fase con quelle che sono nel mix, perché Certo. ovviamente c'è un minimo di latenza, e c'è il discorso che poi quando le band ti chiedono tutte le loro 10.000 modifiche, tu devi avere ancora lo studio cablato in quel modo e quindi sei fermo con gli altri progetti e se ti chiedono di rifare qualcosa 6 mesi dopo è un È un casino, cioè problema, è un ti devi problema. davvero segnare tutto. Quindi per me la cosa che mi piace di più a livello sia di flessibilità che di semplicità e proprio la cosa con cui mi trovo meglio è sfruttare tutto il buono degli outboard analogici in registrazione e una volta che la roba è dentro al computer, ok, magari faccio dei Allora reamp. lì lavori con i plugin. Sì, almeno a livello di equalizzazione e Certo. compressione. Poi chiaro, reamp, camper è un altro discorso, Infatti però qua vorrei arrivare a un altro argomento che secondo me è molto molto importante. Tutto il discorso del reamp. Nel ok. metal si fa tanto, ormai siamo entrati nel mondo del digitale, tutti usano camper, anche tu hai un camper e Mhm. soprattutto è un mondo che affascina molto. Ma secondo te, se dovessi fare un lavoro che veramente ti soddisfi, preferiresti lavorare su un buon profilo di un camper oppure preferiresti dire ok, ho le tracce, adesso reampo, mi metto lì, provo i vari microfoni, eccetera. Mi spiace doverti dire sempre che dipende, però ho notato nel corso degli anni Sì, che, sì, parlo anche per il tuo gusto, dico ok, magari io nella mia idea mi piace il suono digitale, allora vado col camper, ma non trascuro il reamping. sì, sì. Dico anche un Eh, po' il tuo gusto. quello che ti dicevo è che ho notato che cambia molto a seconda di come sono le tracce di partenza, cioè Ok, se le tracce spaccano, sono suonate con la giusta tecnica, con la giusta pulizia, col giusto polso, sento davvero una differenza grossa nel fare i reamp veri con testate, casse, microfoni e tutto quanto. certo, In altri casi in cui magari la mano è un pochino più debole o ci sono altre, non lo so, magari un timbro un pochino strano, corde un certo, pochino vecchie, cioè alcune cose di questo tipo, ho notato che plugin e camper poi c'è da fare una precisazione perché ha davvero, molte volte suona davvero come gli ampli, poi dopo magari se vuoi ne parliamo. infatti, Eh, Comunque ti dicevo che molte volte tra virgolette, il finto del plugin è quello che salva la traccia. Cioè, molte certo, volte dà un tipo di coesione e di colla che non trovi negli ampli veri perché sono troppo, tra virgolette, puliti, pur avendo la distorsione che tu gli imposti. certo. Quindi uso entrambi. Come dire, nello scenario ottimale mi piace usare comunque ampli veri. Certo, quindi comunque hai comunque mettiamola così, se lavori comunque con una band che ti soddisfa, con il quale hai un buon rapporto, diciamo, dal punto di vista dell'esecuzione, allora dici, ah ok, allora in questo caso magari vale la pena spenderci del tempo e dedicarmi al reamp. E parlando Scusa, invece, faccio dimmi, una precisazione, non è in realtà tanto una questione di ne vale la pena o no, perché in tutti i casi tutto quello che ok, faccio, che sia con un reamp vero, con camper o plugin, io mi sforzo uguale, se no- anzi forse mi sforzo anche di più quando devo fare un suono convincente con i plugin, certo, perché sto, certo, sto usando quelli. Quindi non è un discorso di preferenza o quando voglio farlo, dipende semplicemente da cosa la band vuole fare, perché spesso certo. quelli che vogliono i reamp veri e perché hanno una strumentazione che piace, che loro vorrebbero usare. Diciamo anche che magari dipende anche un po' dal genere, perché comunque parlando Sì. magari se ti trovi a lavorare con una band metalcore, faccio un esempio la mia, è più, come posso dire, io prediligo il suono digitale, quindi Mhm. anch'io ti spingerei non tanto al reamping quanto magari a lavorare con un camper, con un buon profilo, piuttosto che a Certo. lavorare con un ampli vero, per cui magari dipende anche da chi ti trovi C'è davanti, chi, ecco. c'è chi mi chiede di usare il camper perché così loro possono usare il profilo live e Esatto, quindi che
per dire, mi vengono in mente, non so, no, tu non li hai prodotti, però ad esempio i Discoveries Mhm. usano lo stesso, ne parlavo con loro in live, usano lo stesso profilo che hanno usato in studio nei loro progetti piuttosto che dal vivo, per cui Ok, c'è lo stesso anche dal vivo, per cui magari c'è anche quella componente lì che non è da certo, sì, 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 sottovalutare, ecco. E esatto. altra cosa, parlando proprio del mondo digitale, dato che ci piace tanto, siamo dei metallaroni e digitale tutta la vita, boh, ovviamente in modo ironico, però dico, tu avendo avuto modo sicuramente di provare macchine come Axe, Mhm. Camper ed Helix, io ad esempio provandole ho trovato tante differenze e alla fine ho optato per lo Stomp, ma anche per una questione di comodità. Se dovessi dire la tua preferenza, quale prediligi fra i tre? Anche se boh, penso di sapere già la risposta, dato che possiedi camper, per cui Diciamo che cioè, dovendo lavorare spesso con amplificatori veri, eccetera, il camper è utile perché mi posso anche certo, salvare e profilare dei suoni, quindi è uno strumento un po' più vicino all'amplificatore vero di quello che è l'Axe-FX, quindi mi certo. piaceva per quel concetto lì. L'Helix non ho avuto modo di studiarmelo benissimo, l'ho avuto in studio un paio di volte perché magari il chitarrista l'ha portato, aveva i suoi Certo, certo. profili, mi è sembrato buono, non ho notato difetti particolari, ma non lo conosco benissimo. L'Axe mi piace molto e ci puoi fare davvero delle cose particolari. L'Axe mi Mhm. piace, però non ce l'ho perché in realtà ehm, nel frattempo, cioè avrei forse voluto prenderlo, ma nel frattempo sono usciti dei plugin talmente belli che ne sento l'esigenza solo in modo relativo, a dirti la verità. Infatti mi vengono in mente tutti i plugin della Neural che ogni volta buttano fuori figate una dietro l'altra, per cui Esatto. dopo un po' dire compro il camper, magari ti togli proprio lo sfizio, ma ci sono dei plugin che suonano talmente bene, che costano talmente poco, perché con 90-100 euro ti puoi prendere un qualunque plugin della Neural DSP, per Mhm. cui è veramente, soprattutto per il lavoro in studio, magari è quasi più conveniente prendersi 2 o 3 plugin che suonano veramente bene piuttosto che lavorare con un profilatore come il camper. C'è da dire che comunque col camper hai una vastità di opzioni incredibili Sì, e c'è poco da dire a riguardo, ecco. sì, sì, assolutamente. Guarda, sono strumenti ottimi entrambi. Io il camper l'ho preso ormai 4 o 5 anni fa, quindi mi sono abituato a quello, funziona bene, mi piace, però sai, penso che riuscirei a fare un buon suono anche con l'Axe, anche con l'Helix. Sì, alla fine è E, sempre una questione di gusto, voglio dire, sì, sì, sì. di Sai aver cosa buon c'è? gusto. Che in realtà il camper secondo me non è che ha un suono suo, cioè avendo anche profilato degli ampli, ti posso dire che in un buon 90% dei casi, tralasciando dei casi estremi in cui magari, non so, il suono è distortissimo, molto saturato perché cioè, Certo, stai profilando un ampli con quei settaggi particolari, però il camper spesso rispecchia davvero molto bene quello che è il suono dell'ampli, quindi tante volte chi dice non mi piace il camper, non mi piace il suono del camper, sta parlando dei profili specifici che ha provato. Io certo. ho dei profili sul camper che spaccano davvero e degli altri profili che sono inascoltabili, perché ovviamente cioè, ti fai con calma la tua libreria, trovi quelli che sono buoni, quelli che sono meno buoni, ovviamente elimini quelli che non ti piacciono, però c'è davvero una variabilità grande. Infatti, secondo me, quello è anche il problema di tanti che utilizzano il digitale, parlo camper, Axe Effect, eccetera. Ti puoi trovare dei suoni incredibili come dei suoni che veramente non suonano bene, perché come tutte le cose, mettiamola così, diciamo che quando hai tanta varietà, nel senso che col camper hai veramente 1000 opzioni e devi star lì a trovarti il profilo giusto, a smanettarci tanto su, alla fine magari trovi un buon risultato, magari c'è la persona che dice cavolo, però io attacco la testata, giro 2 manopoline e suona da Dio. Per cui anche lì è proprio un discorso di filosofia, secondo me. Esatto, sì, sì, completamente d'accordo. Quindi anche lì secondo me dipende tanto dal musicista. Tornando alle cose un po' tecniche che non ti ho chiesto, hai delle preferenze riguardo a schede audio? Nel senso io ad esempio ho sempre posseduto o Steinberg o Focusrite, però penso che tu ragioni su un'altra direzione, ecco. Ti dico la verità, io ho ancora una abbastanza vecchia Focusrite in questo momento. Grande! È una delle cose che devo upgradeare, e ovviamente
conversione migliore o peggiore può cambiare qualcosa, certo, però ogni volta che ho fatto, secondo me, almeno nella mia testa, uno step successivo nelle mie produzioni, nei miei mix, cioè magari pensavo di essere limitato dalla strumentazione che avevo, in realtà non era vero, ero infatti. limitato dalla mia testa, quindi penso che prima di dire una scheda audio non è abbastanza, ci sia davvero tantissima strada da fare, ma proprio Certo. tanta, 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 perché ho fatto tantissime cose appunto su una Focusrite e ok, ci sono schede che suonano meglio, presto upgraderò perché lo voglio fare, ma non è quello la cosa che vi trattiene È come dall'avere il dei buoni discorso suoni. è come il discorso che facevamo prima riguardo anche i preamplificatori, cioè lì devi arrivare a un punto tale da dover aver bisogno per forza del preamplificatore. Più che altro io ho notato che tante volte tu prendi una chitarra, l'attacchi direttamente in input, che sia una Apollo o che sia una Steinberg, è difficile notare tanto la differenza. Diciamo che è più, come dici tu, un qualcosa che sta nella tua testa. Per quello io dico che se tu sei arrivato, tu che sei un grande produttore, sei arrivato a lavorare con una Focusrite piuttosto che con una Steinberg, vuol dire che veramente tanto fa alla tua testa, a come tu ti poni nella produzione, magari è addirittura, forse qua rientriamo su una sfera un po' diversa, forse è quasi più importante avere un buon ascolto, quindi dei buoni monitor piuttosto che delle buone cuffie. Assolutamente sì, assolutamente 100% sì. Perché ad esempio io ti dico, io mi sono trovato tanto in difficoltà mixando anche banalmente le mie cosine, limitato da delle HS7. Mhm. Secondo me il fatto di avere dei buoni monitor, tu ad esempio cosa utilizzi? Queste sono Amphion 118, Oh, sono, ce le avete tutti quelle lì, cazzo, ma spaccano, sono veramente incredibili allora, cioè nel sono, senso, sono cioè nel davvero senso, valide. tutti nel senso che so che Francesco ce le ha, tu ce le hai, Jay ce le ha, ce le avete in tanti, per cui evidentemente valgono, ecco, o no? Sì, sì, sono davvero incredibili secondo me. Avevo prima le Adam A7, Ok? ho avuto, anzi ho tuttora, ce le ho qua non visibili, le In parte. NS10, le Sì, NS10 classiche, le Yamaha da studio, quelle col certo. cono bianco. E niente, quindi io ho sempre usato le Adam A7 principalmente, poi un E tu annetto e e da come parli, secondo me, non sei gran fan dei mix in cuffia, cioè quindi tu magari non hai mai avuto troppi ascolti in cuffia, cioè preferisci avere comunque due buoni monitor piuttosto che delle cuffie oppure mixi le due cose? sono andato un po' a periodi, ci sono stati dei periodi in cui ho mixato in parte in cuffia, mai completamente. Ehm, non lo so, cioè a volte magari dico, ok, per un periodo provo a fare questo, provo a fare quest'altro. E attualmente mi piace di più mixare solo con i monitor. Certo, quando hai due monitor così, caspita, cioè. Esatto. Mi conviene poi Asso- avere anche ovviamente un ambiente ben trattato e o magari un software come SonarWorks che ti fa una sorta di compensazione della risposta in frequenza che hai nella certo, stanza, quindi qualcosa che ti consente di sentire bene, direi almeno dei pannelli, insomma qualcosa, perché se ascolti degli ottimi monitor in una stanza vuota purtroppo non suoneranno molto bene perché hai appunto delle riflessioni, certo. delle onde stazionarie, delle risonanze, non so come dire. Assolutamente, magari lavorare con dei pannelli fonoassorbenti piuttosto che con lana di roccia sicuramente è d'aiuto. Infatti vedo anche lì nel tuo studietto che hai comunque dei pannelli, presumo in lana di roccia, giusto? Sono fibra di poliestere questi, che Ok, praticamente ha delle proprietà simili, ma non si sfalda come la lana di roccia. certo. Quindi sì, sì, sono dei pannelli, questi sono spessi 10 centimetri ognuno. Ok, E super. sono in tutta la stanza, in tutti i punti di riflessione, anche su, Che è una perché cosa appunto, importantissima, tanti lo trascurano. esatto, perché sono appunto i punti in cui viene riflesso il suono prima di arrivare al mio orecchio. Per cui Certo, guarda, ci manca 1 minuto e 36, per cui in caso riapriamo la diretta e concludiamo. Però ci tenevo a chiederti un'ultima cosa. Un po' i tuoi progetti per il 2020, che produzioni hai in programma, come ha influito su di te questo coronavirus, ti ha buttato giù, oppure stai continuando a lavorare? ok, allora io in realtà sto piuttosto bene perché appunto mi sono organizzato in modo da poter lavorare da casa. Ovviamente ho dovuto rinviare alcune sessioni di registrazione con varie band, però lavoro comunque a distanza, quindi faccio mix, produzioni, sound design, un sacco di cose
tramite internet, quindi mi si può mandare il file e io ci lavoro e poi ci si sente tramite internet. Tra certo. l'altro adesso c'è anche un modo per lavorare sul PC dell'altra persona in remoto, quindi posso Ho visto quello accedere. che hai fatto con Botti, Esatto, fighissimo, esatto, quindi fighissimo. se qualcuno vuole fare, non so, farmi fare qualche sistemazione veloce ai suoi progetti sul suo computer, mi potete aprire la sessione davanti, io equalizzo, faccio le mie cose, sentendo tra l'altro Caspita, sentendo dalle mie casse, quindi è molto molto comodo. E praticamente c'è questa combinazione di due programmi, uno è di condivisione schermo e l'altro certo. condivide invece l'uscita audio del vostro programma, per cui praticamente io posso accedere al vostro computer e mixarvi il progetto a distanza. E in realtà una cosa che ho anche fatto in questi giorni è stata dare accesso, tra virgolette, perché poi condividevo solo il mio schermo e l'audio del mio computer per fare revisioni di mix a distanza, cioè io qua nel mio studio con la sessione aperta ti condivido il mio audio e il mio schermo, quindi tu dal tuo computer con le tue cuffie a casa senti e con la mia sessione aperta mi dici cosa cambiare, se c'è qualche volume che non ti torna. Quindi in realtà questa cosa è potentissima, si può usare per delle lezioni, si può usare per un sacco di cose, quindi Questa cosa qua molto mi bello. interessa molto, soprattutto per questa cosa qua del mandare l'audio indietro, è molto interessante, ma non ritrova problemi, nel senso che anche se risulta con un po' di latenza, magari non risulta un problema, perché anche se io adesso stessi ascoltando il tuo mix con 3 secondi di ritardo, diciamo che non è un problema. Nel momento in cui tu invece stai lavorando sul mio computer, il fatto di avere della latenza crea problemi, il software che tu utilizzi ne crea tanta, Ah, dipende dal processore. dipende dalla linea, però può arrivare a 0,1 secondi di latenza, Caspita, quindi. E tra l'altro trasmette caspita, in Wave 44 e 124, anzi arriva anche a 32 bit, quindi completamente caspita, non compresso, senza problemi di linea, è davvero una bomba. caspita. Cioè, è molto molto bello. Ma ti sei Bisogna avere un po' trovato... pazienza perché bisogna comunicare, e cioè non è come avere una persona di fianco, quindi bisogna tenere anche magari una video chat aperta per sentirsi, Certo, certo. però è bello, E funziona. e tra l'altro questa cosa qua ti ha aiutato per quanto riguarda questa situazione qua, nel senso che ti sta dando delle prospettive per poter lavorare a distanza in questo 2020? È una cosa che magari hai utilizzato poco, oppure hai altri programmi, nel senso progetti per il futuro? Sì, Come allora pensi di guarda, progredire? questa cosa qua non l'ho troppo utilizzata per il semplice motivo che non sono andato a cercarmi delle opportunità per utilizzarla, cioè Certo, non ho detto pubblicamente vi mix da posso mixare a remoto. distanza o vi posso fare delle lezioni, se qualcuno è interessato me lo può chiedere, ci si può organizzare, ma fortunatamente ho abbastanza lavori di produzione di mix da fare, quindi sto procedendo con quelli e ho alcune cose interessanti da fare di dischi che sto chiudendo che sono molto bellini, alcuni che ho appena chiuso in questi giorni, che ho Caspita, inviato ai ragazzi e che devono uscire, di cui sono molto contento. E una cosa che ti posso dire per il 2020 è che non ne ho parlato per tutta la diretta, ma ci tenevo a certo. menzionarli. Praticamente ho iniziato a collaborare con i ragazzi di Takeaway Studios, che è uno studio di Modena. E Avevo letto qualcosa, però non ho Mhm. approfondito. Loro praticamente è uno studio di produzione e songwriting principalmente nell'ambito pop italiano. Loro sono fortissimi su scrittura, arrangiamento, tutta quella parte lì e io gli do una mano per il mix e master. Mi diverto molto perché per me è una boccata d'aria fresca cambiare genere e Certo. spesso, tra l'altro, insomma, ci sono degli arrangiamenti molto creativi, delle cose che sono particolarmente divertenti da mixare. Quindi sicuramente appena questo periodo ce lo permette, continuerò a collaborare anche con loro perché mi diverto e tra l'altro Ta- far parte di un team è anche molto stimolante a livello Riesci lavorativo e anche a creativo. confrontarti, ad avere punti Assolutamente. di vista diversi. Tra l'altro, volevo farti 2 domande per Sì, concludere. Ah, una perché è arrivata prima, l'ho letta, poi si è chiusa la diretta, e ok, riguarda proprio il synth pop. C'è un sì. ragazzo delle mie parti che ha chiesto nelle domande sotto quanto ti impiega tempo, difficoltà e numero di tracce lavorare con un pezzo synth pop, nel senso tu prediligi pochi suoni ben assestati, oppure sei uno di quelli da faccio 3 milioni di tracce e ci lavoro sopra?
Allora, normalmente di solito, cioè lo scheletro delle canzoni sono spesso poche tracce, nel senso che c'è le idee principali normalmente devono essere poche per avere proprio una buona solidità e far sì che il tutto si incastri nel modo migliore. Però comunque arrivo sempre ad avere tantissime tracce perché ci aggiungo sempre delle piccolezze, degli abbellimenti, magari non so, degli effetti, delle cose ritmiche che magari non fanno il pezzo, ma alla fine ti danno davvero delle texture interessanti in Certo, aggiunta. certo. Quindi partire da poche tracce giuste e poi abbellire finché ci sono Certo, idee. quindi Ok? mettiamolo così, un macro, cioè nel senso magari lavorare con 10 tracce ben assestate che già ti fanno l'idea del pezzo e poi magari aggiungere anche 10, altre 10, altre 20 che però sono solo per colorare il tutto, ecco, mettiamola così. Che, No- che non ci anche... sono, non ci sono regole. Ho fatto dei pezzi che sono usciti più che synth pop, perché magari, cioè, synth pop ha appunto la connotazione di essere fatto con dei synth, quindi Certo, certo. spesso viene Pochi fatto da strumenti persone. veri, ecco. Mm, Quello che intendevo è che spesso viene fatto da persone che suonano quello strumento, comunque sanno programmare MIDI e altre cose, quindi spesso diciamo che tendono a metterne tante, in genere Certo, un po' più minimal, ma sempre di quel tipo lì, come magari indie pop, quel tipo di cose, non so, che magari hanno dei beat, qualche chitarrina acustica, quindi certo. un po' più semplici. Allora lì ho fatto davvero dei mix di pezzi completi con 8-10 tracce e Caspita, magari ho fatto dei mix synth pop con 150, quindi tutto quello che c'è caspita, in mezzo, caspita. tutto quello che c'è in mezzo si può fare. Tra l'altro non ti ho chiesto, ma questa è una curiosità mia, perché Sì. poi tanti lo demonizzano. Io lavoro con in realtà tre software diversi che sono Logic, Pro Tools e Wavelab. Tu hai delle preferenze sulle tue DAW che utilizzi per il mix e il master? Oppure, perché ad esempio parlando con Botti odia Logic, lo abolirebbe dal mercato, però vabbè, tu invece che Io, software io uso prediligi? Cubase. Io uso Certo. Cubase, dall'inizio mi ci trovo bene, è quello che ho sempre usato. Penso che bene o male non cambi nulla e che ognuno possa usare quello che vuole. L'importante è Stessa conoscere. filosofia, Sì, l'importante è che tu conosca il software abbastanza bene da permetterti di fare quello che hai in testa. certo. Cioè, se tu pensi a una cosa e sai come farla lì, bene, cioè, è tutto quello che importa. In studio dove registro abbiamo Pro Tools HD perché per avere, cioè per tutta una serie di questioni tecniche legate a latenza e altre cose, dobbiamo avere Pro Tools HD per poter lavorare senza troppi aggiornamenti. Anche perché è la DAW originaria dal quale i codici delle altre DAW poi sono partiti. E anche perché, essendo uno studio aperto anche ad altri fonici, è quella un po' su cui tutti si trovano. Beh, Quindi certo, spesso la uso, mi piace un pochino meno perché secondo me è un po' più indietro come funzioni, nel senso certo, che certo, ti arriva adesso ad aggiungere delle cose che in Cubase c'erano 5 anni fa, certo. però cioè, c'è chi la usa e ci fa dei capolavori, quindi per Diciamo che me alla fine conta sempre come uno si trova. Ti faccio assolutamente. scusami, che adesso mi vengono in mente un sacco di cose, un sacco di, quindi No, no, ma te le chiedo. io mi sto divertendo, figurati, vai avanti. Anch'io tantissimo. Tra Prego, prego. l'altro, io mi sono scontrato, e questo credo è un problema di tante band e che affligge tanti, il problema degli ascolti, nel senso che tu come risolvi questo problema? Nel senso che penso che lavorare con la testa lì sullo stesso progetto senza avere dei collaboratori e quindi ti fissi dall'inizio alla fine, dalla produzione al mix, al master, solo con la tua testa, almeno per me, per l'esperienza che ho avuto io, mi ha creato delle difficoltà perché dopo un po' vomitavo fuori il pezzo e magari tante cose non le notavi. Tu come risolvi questa cosa qua? Ah, Se ti crea un problema, perché magari non te lo crea. no, allora ci vuole molta abitudine, bisogna fare molte pause, quindi magari affrontare, cioè anche sul lungo termine, affrontare le diverse fasi del progetto in modi diversi e con una testa diversa. Cioè, ehm, io adesso sto lavorando a un progetto, ho lavorato a un progetto per un po' di tempo che uscirà il mese prossimo Certo, e su cui ho curato tutto, dalla scrittura, ovviamente collaborando con altri, al master finale e nel processo ovviamente
la mia testa ha funzionato in modi diversi, perché quando stai pensando alla scrittura non pensi a far suonare bene le cose, quando stai facendo la parte di registrazione ti preoccupi che tutte le cose tecniche siano giuste, la Esatto. parte di arrangiamento è completamente cancellata dalla testa. Quando stai mixando, stai pensando al bilanciamento, ai suoni, eccetera, eccetera, e via dicendo. Quindi, diciamo, affrontare le cose e avere un po' l'esperienza e l'abitudine di capire cosa è importante ad ogni step, fare tanti confronti con produzioni di livello, chiedere dei pareri se necessario ad altri, sono tutte cose che si possono fare. Ascoltarsi il pezzo in macchina, almeno a me aiuta tantissimo. In Cioè, macchina dal telefono. Pensa che io, prima di mandare fuori qualsiasi disco che faccio, mi ascolto tutto il disco dall'inizio alla fine con queste. ma infatti c'è questa cosa qua, Perché, secondo me tanti la sottovalutano, cioè prova a pensare a il sistema nel quale tutti, cioè almeno la maggior parte delle persone, si ascoltano le produzioni, le tue intendo. certo, Principalmente sono delle cuffiette, quindi io dico per me, quando tu hai prodotto un CD, se non te lo ascolti con un paio di cuffiette della Apple o qualunque altre cuffiette siano, è sbagliato secondo me perché non hai la reale percezione di come lo sentiranno il 99% delle persone che te lo stanno ascoltando e in mono soprattutto. sì, quella è una cosa un po' spaventosa, il fatto che non si possa mai sapere come verrà sentito. Certo, E infatti io quando mando fuori i miei mix, cioè la prima volta che le mando alle band, gli dico sempre ascoltateveli un po' in giro, ascoltateveli sullo stereo, sulla certo, macchina, sul telefono, sulle cuffiette, sulle casse insomma tutto, perché magari, cioè, non bisogna mai dare per scontato nulla. C'è chi capisce che il pezzo viene filtrato dal mezzo che hai e c'è chi non lo sa. Quindi magari se tu senti un mare di basse e non sai che la tua macchina col sub fa quell'effetto a qualsiasi canzone che ci suoni, magari pensi che sia il mix. Quindi bisogna fare un certo. po' un ascolto generale in tantissimi Poi magari dispositivi. anche il fatto di paragonarlo, cioè se faccio un esempio, Sì, sì, hai a che fare con una band che, stile Architects, faccio un esempio, paragonarlo, dire, caspita, ok, adesso mi ascolto un pezzo degli Architects, mi ascolto quel pezzo lì e dico, ah ok, forse effettivamente è un po' carente sulla parte medio-bassa, sulle 1000, sulle 100, cioè tutte queste cose qua secondo me aiutano. Poi una cosa che ho scoperto, nel senso dalla mia profonda ignoranza, quanto è importante ascoltare in mono. Quanto è importante sì, ascoltare in mono. Avere banalmente, io nella WR22C ho il pulsante mono. Tante volte quando lavori con delay, ad esempio, e vuoi ascoltare come effettivamente uno se lo sente nelle cuffiette, se metti un ping pong lo sentirai destra e sinistra, ma com'è se lo senti in mono? Totalmente mhm, diverso. Quindi il certo. fatto di ascoltare in mono è importante o no? Certo, sì, sì, sono d'accordo. Io le ascolto sempre anche dal telefono, proprio dallo speaker del telefono. Poi sai, certe cose fanno un po' a pugni con l'arrangiamento a volte, cioè molti problemi Certo, non si risolvono col mix, ma si risolvono a monte. Per esempio, una cosa banalissima, ora che va la trap, tutto quel filone certo. elettronico, è super importante sentire l'808, quindi il basso sul telefono, ma tanti non sanno che se sbagli l'ottava dell'808 perché dici lo voglio più profondo possibile, quindi lo butti in giù e quindi non ti esce dal telefono, quindi bisogna Certo. trovare il suono giusto e scriverlo nell'ottava giusta. E se tu mi mandi da mixare un 808 due ottave più sotto perché nelle tue cuffie senti questo mare di basse che ti piace, è un problema che va risolto a monte, ecco, tutto Ma qua. magari cambiando campione, ad esempio. Anche, anche. Guarda Fede, ti ringrazio veramente tanto del tuo tempo. Mi ero segnato Prego. un bordello di domande perché veramente ne avevo un'infinità da fartene. E ti ringrazio tanto per il tempo che ci hai dedicato. Sono sicuro che abbiamo chiarito un sacco di cose. Poi, soprattutto, tanti erano interessati a come fai tante cose, per cui sono veramente contento di averti portato qua, di aver parlato con te e di aver capito anche un po' il tuo metodo di lavoro. Benissimo. Volevo ricordare a tutti i presenti che sono arrivati magari dalla pagina di Fede che lui, come me, come tanti altri della scena core, abbiamo un gruppo WhatsApp di Core Crew che trovate in descrizione nel nostro profilo e se volete potete aggiungervi e lì quotidianamente ce la raccontiamo, parliamo di argomenti, promuoviamo musica, per cui se volete entrateci.
È stato un piacere averti qua, ringraziamo tutti i presenti di aver partecipato a questa diretta e ci vediamo presto, io e te nel gruppo WhatsApp. Grazie a te, è stato Grazie, divertente. grazie anche per Ciao, me. A presto ciao a tutti. ragazzi.